È tornato il Cube, let's go, let's go. Draftiamo subito. Strip Mine? What? No, non ho 110.000, ne ho 108 e 690. Ne avevo 110.000, adesso le ho perse. Comunque, ci ho detto, Strip Mine? È forte Strip Mine in questa iterazione del Cube? Oppure prendiamo Teferi primo pick e forziamo blu-bianco? Oppure prendiamo Figure of Destiny e forziamo Boros? In realtà, la secret best card nello scorso Cube era Esigas Chariot. Non so se vi ricordate, ma Carrozza era tipo ingestibile sia quando la facevamo sia quando ce la facevano contro. C'è anche Itali da fare con Sneak Attack e da rianimare, un bel pezzo. Pianura Mana Crypt into Sage of the Skies, poraccio. Povero Tupperware. Povero Tupperware. Dai, prendiamo una strip mine, dai, strip mine è sempre forte. Non c'è mai uno spot in cui... Ma io voglio forzare controllo. Sono le... Che ore sono? Sono le 11 di sera. Sto stanco. Facciamo una cosa per cui spengo il cervello. Forziamo contro. Chi se ne frega di strip mine. Tanto control è sempre aperto. Dai, su. Fatemelo fare. Teferi e Feste. Teferi non è manco così forte. Cioè, è solo perché non voglio passare Teferi. Mi dà proprio fastidio all'animo a passare Teferi. In questa busta non c'è niente. Cioè, Once Upon a Time è la carta più forte, dico. La carta più broken. Quote on quote. No, ah no, c'è Bombardier, sono fermi tutti. Jeskai. Autopilot. Allora, ok, voglio forzare control, però... C'è un però, cioè c'è un limite a tutto. No, non posso prendere Winds of Abandon e passare Bombardiers, ok? Cioè, ragioniamo. Cioè, se no a un certo punto perdo di credibilità. Poi la gente smette di guardarmi, dice, ma questo qua è un pagliaccio, ok? Displacer Kitten. No, Displacer Kitten, secondo pick, no. Ci sono i Bombardiers, ragazzi, è una carta busted, non si possono passare i bombardieri. E come pack 1 pick 2, cioè qualcuno ha volontariamente passato i Bombardiers, quindi non necessariamente giocheremo Jeskai, vediamo. Possiamo prendere Force of Negation qui. C'è anche Fiery Confluence, che forse è leggermente meglio di Force of Negation. Fosse stato Force of Will, ci avrei pensato due volte. Però, sapete, Bombardiers into Fiery Confluence. Così ancora potremmo pivotare in un Jeskai midrange, ma lasciate perdere Teferi, ok? Non necessariamente questo e questo devono andare nello stesso mazzo. Adesso devo solamente chiedermi, preferisco Fairy Confluence o Force of Negation? Force of Negation potrei giocare tutte e tre le carte volendo. Fairy Confluence forse è leggermente meglio se dovessi fare sia un mazzo agro rosso sia un mazzo Jeskai fantastico, cose varie e strane. Sì, Fairy Confluence è sempre piaciuta. È forte in aggro, è forte in control. Qui cosa si prende? Control non sembra così aperto. C'è Rogrin Triumph, a dire la verità. Quindi per il progetto Jeskai, we do have a Triumph. C'è anche Intis, an Escal of the Sun, che se dovessimo fare rosso aggro in realtà probabilmente è molto più forte. Io continuerei a prendere carte rosse, sinceramente. Dopo mi passano i Bombardiers e troviamo Azeroth, Detective Phoenix e Rider ed Inti come quarto pick, secondo me. E sarebbe funny, ho capito però, cioè, Teferi into Bombardiers. Squallo per Jeskai, no, è decisamente Inti il pick adesso, così come qui decisamente. Qui la carta più forte è Subtlety, purtroppo per noi, quindi non è impensabile, a dire la verità, provare a fare qualcosa tipo blu-rosso. O anche Jeskai midrange, Possiamo ancora finire a farlo, però qui sicuramente non prendo Nia, Sky Seo, Storyteller e passo Subtlety. Subtlety, too good of a card. C'è anche Mana Tithe, però. No, Sewers, Temple Garden, Grim Monolith è decente con Teferi, però that's about it. No, è decisamente Subtlety il pick qui. E non necessariamente alla fine. Ragazzi, cioè, finisci a fare mono rosso. Voglio dire, pack 6, pack 1 pick 6 Fury. Cioè, va bene, c'è Houst, fantastico, però Fury, pack 1 pick 6, come on, dai. Cioè, c'è un limite alla stupidità delle persone. Wooded Foothills, esatto, degli altri che stanno al tavolo. Mick, converrai con me, Mick, che Fury pack 1 pick 6 è un po' follia. Easy pick. C'è anche Monstrous Rage. Monstrous Rage su Fury è big deal, eh? A pretty big deal. Wooded Foothills. Quindi mettiamo le carte blu da parte. Ah, Fear of Missing Out, non mi dispiace. Qui la carta più forte è Parallax Wave.
Però non necessariamente andremo rosso-bianco, eh. Non necessariamente andremo rosso-blu, non necessariamente giocheremo un altro colore. Fear of Missing Out è sempre forte. Rage in draft e greedy, non sopra la faction color. Non ha alcun senso. Comunque Boros è aperto. La gente sta facendo tutto tranne Boros, sta sapientemente evitando Boros. Ah, Fear of Destiny. Oddio, c'è Esigas Chariot. Awilate Esigas Chariot. Però non credo sia tanto un'indicazione che il verde sia aperto. E comunque sia Figure of Destiny è una signora carta, eh. Sia se dovessimo fare monorosso, sia se dovessimo fare Izet o Boros o whatever, insomma. Gruul, botte. Corretto che Will in effetti è un po' sorprendente. Ma Figure a me piace molto come carta. Più che altro ci servono i drop bassi. E non credo che vorrei giocare Grim Lavamancer. Ha guidato Once Upon a Time. Il verde è aperto. Ok? Il verde è aperto. Potremmo finire a fare Gruul, botte. Qui avrei voluto prendere una terra, a dire la verità. Però le terre non ci sono. C'è Ashwood Verge che non ci fixa in nessun modo. Quindi prenderò Grim. Grim in ogni caso è un pezzo che puoi sparare sui Bombardiers. Sia Fear of Missing Out che Inti che fanno cimitero. Ci sono nuove carte craftabili in Timeless? Purtroppo no. Vedi, arriva pure la terra rosso-verde per potenzialmente... O Generous Ant. No, è meglio la terra rosso-verde. Bio non me ne faccio niente. Flat Farm Urge potrei utilizzarla per castare Teferi, ma non penso che finirò per castare Teferi. È molto più probabile che finiremo in rosso-verde in questo sit. E ha volato Detective Phoenix, però c'è anche Winslow Teeth che è fenomenale. Wow. Posso mai prendere Phoenix sopra una fetch perché la valuto veramente così alta in questa strategia? Per me questa carta è importantissima. Più di una fetch per cui non ho ancora la terra potenzialmente. Potevamo fare Naya. If that makes any sense. Temple Garden è un... non vedete Mana Tight. Temple Garden lo prendo perché, anche se non finiremo a fare Naya, tuttavia è una terra bianca che posso andare a prendere con Wooded Foothills. Qual è il senso? Capito, mannaggia la miseria. Ovvero, stavo pensando, mannaggia la miseria, perché ho visto Misk and Buu e ho detto, ah, dobbiamo fare Gruul, però c'è anche Black Lotus, quindi whatever. Sì, Phoenix vince le partite dal nulla. Phoenix per me è una carta importantissima in questi mazzi. Ah, considero ho passato Windswept Teeth, eh? Cioè, non passo le fecce a cuor leggero. Cioè, ci deve essere davvero una motivazione molto importante. Loto e Buccia. Purtroppo, che dobbiamo fare, ragazzi? Che dobbiamo fare? Questi... Qui se c'era... Come si chiama il pagliaccio? Se c'era Dafore avrebbe preso Misk and Buu, perché avrebbe detto Misk and Buu per me è più importante di Black Lotus in Gruul. E sì, magari ha ragione. Però io non sono Dafore purtroppo. Quindi prenderò Black Lotus. Gianni, ma c'è Gianni e nient'altro, giusto? Quindi prenderemo a Gianni. E quindi meno male che abbiamo preso Temple Garden, che alla fine faremo... Cosa ho detto? Ho insultato Dafore? No, Dafore è forte. Non gli ho mai detto niente di male, Dafore. Poi è amico mio. Ci siamo sentiti su Discord. L'ho anche invitato a Lucca Comics. Vi rivelo questo retroscena. Ho detto da fuori, vieni a trovarci dalla Slovacchia, vieni a trovarci a Lucca Comics. Però non è venuto. Non è voluto venire alla fine. E che dobbiamo fare? Prendere a Gianni. Va bene, stiamo draftando Boros to the surprise of no one. Ma adesso non c'è più nulla. C'è Bolla. Roberto dei Ricchi. No, non sopra Gianni. Come on. No, c'è un limite a tutto. No, è morta la chat. No, no, no. È tornata la chat. A posto. Qui che dobbiamo fare? Non voglio prendere Elica come terzo pick. Veramente sembra di una tristezza infinita. Potrei prendere Taiga. Potrei prendere Bolla di Mishra. Sì, no, Elica terzo pick, però è una carta che wheela. Poi non so nemmeno se voglio giocare Elica. E tra Taiga e Bolla di Mishra. Bolla cosa fa di interessante in questo mazzo? Mette una carta al cimitero per Grimm. E no, soprattutto mi aiuta a fare delirio di Fear of Missing Out. Non so se andremo a finire nel verde. Cioè, Gianni ha una fortissima motivazione per... No, che i command non riusciamo mai a castare. Prenderò Bolla. Bolla abbiamo varie utilità per Bolla, quindi non è impensabile giocarlo. Abbiamo Equipment. Ma adesso sta tipo finendo il... Ah, vedi, c'è anche un altro payoff per Delirium. C'è un Holy Hit. Che credo che sarà il pick sopra Vista. Non credo che abbiamo così tanto bisogno di Vista. Hit è davvero tanto forte. Ora che abbiamo Bolla, Loto, un po' di artefatti che vanno al cimitero. Certo è un po' sus, visto che abbiamo Phoenix e Grimm che ci levano il cimitero. Però magari possiamo levare Grimm e tenere solamente Detective Phoenix.
Quindi è tipo rosso, Boros, Graveyard Synergies. Is that the joke? That is the joke. That is the joke. Noble Hierarch. Che signora K. Base Red, super busted. Pirate Spellbomb è un altro artefatto che va al cimitero, non è impensabile. Tra l'altro è una carta, uno sparetto in più per il gatto di Agiani che flippa. Potrebbe essere il pick. Non so quanto questo qui sia un mazzo Descendant of Storms. Vorrei veramente giocare mono rosso e Agiani e basta. Cioè, sì, mono rosso e un Agiani. Anche perché non abbiamo fixing al momento. Per questo può sembrare impensabile, ma preferirei prendere Pirate Spellbomb sopra March, Prismatic Ending e soprattutto Descendant of Storms. If that makes any sense to you. Perché voglio fare Delirio, o Fear of Missing Out e Unholy Hit. E adesso abbiamo Wasteland. Se avessimo preso Strip Mine al posto di Teferi come primo pick, se avessimo ascoltato ciò che è la dottrina, se fossimo stati ligi alla dottrina di ciò che va preso come primo pick e non il cuore, avremmo avuto un mazzo molto migliore, però whatever, va bene lo stesso. Cosmo Grand Zenith, Misty Rainforest prende Temple Garden. Non si passa Wasteland. Ciò detto, Get Lost, Rocko's Theater, Treasure Cruise. Possiamo giocare Treasure? No, abbiamo già Phoenix e Grimm. Adesso stavo finendo di dire payoff per il cimitero e poi mi spompo il cimitero col cruise, non ha senso. Theodore non lo posso mai prendere. Boots, lì quando mi vedete Feri, no, vado in brodo di giuggiole. Yama, cosa hai scritto? Me l'ha bloccato. Get Lost. Non so perché. Get Lost l'ha preso come un insulto, non so per quale motivo. Fa troppo ridere come cosa. Monastra, Redirect Lining. Può essere un mazzo monastra questo? Può essere un mazzo monastra. Pare Spellboom Bolla, Black Lotus. Comunque sia attacca per abbastanza. Non perderti. Non credo che abbiamo bisogno di Redirect Lighting in questo mazzo. Cloud. Credo che prenderò Savannah per la stessa motivazione di Temple Garden. È un'altra terra bianca che può prendere Wooded Foothills. E fixing, però, tipo, facendo tutto quanto il giro, capito? Prendendola alla larga, alla fine siamo riusciti a prendere fixing per Boros, anyways. Ma cosa ci fa Oko Thief of Grounds? Ho willato, ma come fa a willare Oko Thief of Grounds? Posso prendere Staff of the Storyteller? È un artefatto in più per Delirio. Fa uno spirito quando creo uno o più creature tokens. L'alternativa è prendere Oliphant. Oliphant per il momento non fixa molto bene il mana, però potrebbe farlo in futuro ed è una terra che piccia su Fury, quindi per questo motivo la prenderò. Cioè Ross era aperto in prima busta e in seconda ci passano questo. No, prenderò Uro perché non posso permettere che la gente sia Uro che Oko. Niente, Boros completamente chiuso. Boros aperto in prima busta, in seconda e aperto tutto il contrario di Boros. That's fine. Prenderemo Basing 6. Potremmo giocare Basing 6 in questo mazzo. Con tutto il fixing che abbiamo per... Ma non è che prendo Noble Hierarch e facciamo tipo Naya? Does that make any sense? Potremmo, il fixing ce l'abbiamo adesso per giocare Gerarca. Flame Slash, sicuramente un ottimo pick up. E Cub anche potrebbe essere giocato. Simic leggermente open. Che carta busted abbiamo aperto? Niente. E quando dico niente intendo assolutamente il niente. Devo prendere Territorial Kavu. Each equal to the number of basic land types among lands you control. Quindi questa qui è una 3-3, che tristezza. Push, bola assistita, è tipo tutto il nero minuto per minuto. Posso prendere Volcanica, somehow? Per migliorare il progetto Tishana. Tishana Tidebinder, come lo splash? Non c'è niente. C'è Savai Triumph. Savai Triumph è una terra biancorossa, volendo, che possiamo andare a prendere con Wooded Foothills. Oppure Eagles of the North. In teoria. Però non è neanche un pitch perché non abbiamo Solitude. No, c'è letteralmente il niente. Ivora? No, prenderò Savai Triumph, veramente. Preferisco migliorare la mana base, tanto Savai Triumph lo giocherò. Fable? C'è qualcosa di meglio. Ah, adesso c'è Secret Foundry, adesso c'è Ocelot Pride. Però Ocelot Pride adesso è un po' anche perché abbiamo transitato via da... Ma Volcanic non casta niente, purtroppo. Penso che prenderò Fable sopra Ocelot Pride. Perché questo qui non è un mazzo che fa Ocelot Pride, di primo. Consistentemente. Ed è un mazzo che vuole fare il cimitero.
Reflection of Kikijiki è tipo fortissima con Oliphant, Fury e Bombardiers. Una tra Sacred Foundry e San Bill of Verge dovrebbe willare. Non è un mazzo library. Potrei volere Felia, but not quite. Purtroppo tutte quante le carte che ci servono sono tutte quante nella stessa busta. Purtroppo. Per noi. Che dobbiamo fare? Probe? Probe è una sorcery che va al cimitero per delirio. Potrebbe avere senso. Non credo di volere Ravager. Ah, non mi avete detto cosa fa Furnation Occupation. No, not that good. Non credo di volere Mother of Runes. Non è un mazzo Mother of Runes questo. Veramente di bianco giocheremo solamente a Gianni e basta. Mono rosso con tipo un po' di accelerazione nel verde e basta. Voglio Probe. Sopra Galvanica. Potrebbe essere un mazzo Galvanic Blast, però not quite. Volcanica ci avrebbe aiutato a castare Probe con il mana. Magari Wila, chi lo sa. Però cosa ho preso sopra Volcanic Island? Ho preso di prima busta. Ah, Savai Triumph, che è meglio. In realtà è meglio. Non è un mazzo Solitude. Non è un mazzo Gideon perché doppio pip non lo riesco a pagare mai. Non è un mazzo Ponder. Non è un mazzo niente. In realtà non voglio nessuna di queste carte. Solitude Easy. Ma non lo piccio mai Solitude. Solitude è una carta a 5 in questo mazzo. Abbiamo due carte bianche. È incastabile Solitude. È fortissima, è la carta più forte della busta, ma è anche incastabile in questo mazzo. Purtroppo per noi. Preferisco letteralmente Embereth Shieldbreaker. Non ci sono pitch, come lo faccio a giocare? Elegant Parlor è un ottimo pick up. Adesso possiamo prendere la carta rosso-bianca. C'è Siege of the Skies, Mick. Possiamo fare. No, Virtù è lenta. In questo mazzo è lenta. Poi doppio bianco. Le carte a doppio bianco veramente non le posso giocare. Giocheremo. Non credo neanche che giocheremo Get Lost. È tipo rosso-verde con Agiani e basta. And that's about it. Parlor easy, giusto? Yes, absolutely. Ah, quantomeno adesso il mana è fissato. Possiamo permetterci di giocare Screaming Nemesis. Mi sembra una buona threat. Sopra Chainlight, intanto abbiamo già Flame Slash, Unholy Heat Pirate Spellbomb e Bombardiers e fare Confluence e Fury. Sage con Lotus Stonks, esatto. Get Lost non è proprio premium removal. È una bella removal. Se avessi avuto meno removal, forse l'avrei giocato. Ma forse la gioco lo stesso, non è detto. Vediamo qual è la configurazione finale del mazzo. Adesso sia Season Pyro che Showdown of the Skulls sono due ottime carte. Penso che prenderò Season Pyro ancora una volta per continuare a fare cimitero. Abbiamo Fenice, Fear of Missing Out e Grim Lava. Adesso Grim lo gioco di main. E Season Pyro, tra le altre cose, può essere copiato. È un altro pezzo ottimo da copiare con Fable of the Mirror Breaker. Quindi è fantastico questo qui come pick up. Il rosso era apertissimo, ragazzi. Potremmo addirittura permetterci di giocare Wheel of Fortune. Ma non credo. Sì, Season Pyro easy. Non penso di volere Wheel of Fortune in questo mazzo. Preferirei Jetmir Garden, che è tipo uno straight upgrade sopra Savage Triumph. Lo preferisco leggermente a Tryland. Ivora ha willato. Whenever you discard a card. Whenever you discard a card abbiamo sia Fable che Season Pyro che Fear of Missing Out. Penso che è meglio Ivora rispetto a Territorial Cow. Ho willato. Ciao, le falsa, let's go, let's go. Mono rosso cose. Secret Fungi ho willato. Fantastico. Mi dispiace Mick che non prendo Legend of Yang Chen. Arriverà a breve una guida all'Orwin. Quando spoileranno il set, sì. Purtroppo questo weekend sarò fuori porta perché andrò a giocare la Spotlight Series. Non il main event, ma l'LSQ a Lione. Quindi non ci sarò, non so chi di voi ci sarà a Lione. Però. E Ravager però si gioca in questo mazzo. Wait. Talia la mettiamo di side, non penso di giocarla. Tribal Flames, Sage of the Skies. Non penso di volere Sage of the Skies, la mettiamo di side. Basta. Overgrown Tomb e il mazzo è finito. In realtà siamo tipo swimming on playables. Somehow. Forse possiamo tagliare il verde adesso. Non abbiamo bisogno del verde. Vado a giocare le figurine fisiche. Sì, vado a giocare l'LSQ Limited al Lione. 110 euro per un sealed, mamma mia. Che bella spesa. Allora, che dobbiamo fare? Prima di tutto leviamo le terre. Via. Vabbè. Arena. Per favore. Leviamo il verde, leviamo il bianco. Vediamo prima di tutto mono rosso com'è. ...22 carte al momento. Ci sono un po'
troppi drop a 3 se non fosse che in realtà il Limited Championship Qualifier. Un botto di gente in realtà. Saranno almeno più di 100 persone. Cioè, forse più di 200. C'è un botto di gente. Questo si fa a Madness 2, in realtà lo facciamo molto facilmente con Ivora, Inti, Fear of Missing Out, Season Pyro, Fable of the Mirror Breaker. Cioè, siamo pieni di modi. Perché non mi fa spostare le carte? Olio, però Arena è veramente un bug. Si vince la top 4 si qualifica alla Limited Championship dell'anno dopo. Più tipo un botto di collector booster, più un botto di TX, più la gloria. La gloria è sempre piaciuta. Allora, dovrei levare un drop a 3. Scusi, formato limited. Limited di Avatar. Ah, questo me lo fai spostare. Detective Phoenix no. Che leviamo da sto mazzo, ragazzuoli? Allora, hit no, flame slash no, pare spam, ho detto che mi serve per tante motivazioni diverse. Questa è mana, questo si fa 0, questa è mana extra. Che volevamo aggiungere a questo? Solamente Ajani e Get Lost e basta. Non credo di volere Talia. In realtà potremmo giocare Talia, ma il problema è che le spell ce l'abbiamo. Cioè, cioè Talia ci scopa pure a noi, non è tutta sta bellezza. Cioè, sì, va bene, bella, bellissima Talia, ma... Quasi che vorrei piuttosto le Lame Binding. A 3 mani esilio qualsiasi cosa. Oppure Sage of the Skies. Sage of the Skies, a parte... Ah, c'è anche Probe per Sage of the Skies. E bolla? No, no, si gioca Sage of the Skies. Più che altro così siamo a 25 terre, cioè 15 terre, 25 spell, 15 terre, di cui un Black Lotus, una bolla e un Oliphant, che penso che sia ancora più probe. Dovremmo avere abbastanza card flow che giocare 15 terre non è un problema per questo mazzo. E non credo di volere nient'altro di ciò che ho di side. Cioè giocheremo letteralmente Parlor, Secret Fungi... Dove sta Parlor? Quanto è buggato Arena? Ah, eccolo qua. Ok, ok, ok. Parlor, Sacred Fungi, Wasteland. Cioè, non mi dava la scritta Sacred Fungi. Cioè, lo vedete che qui non c'è la scritta Sacred Fungi. Metto Wasteland e qui ora sta scritto Sacred Fungi. Cioè, è stupida come cosa, no? Vabbè. Fruit Hills e... mettiamo Savannah lo stesso. Sì, per la motivazione che avevamo detto, perché è una terra che andiamo a prendere con... In realtà potremmo anche mettere Thornspire Verge. Thornspire. Però questa può essere svastata. Il verde a cosa ci serve? A letteralmente niente, giusto? A letteralmente niente. Quindi no, non voglio fonti verdi. Sto dibattendo se mettere Temple Garden o Jetmir Garden, ma non credo di volerle, a dire la verità. Perché già così dovremmo avere qualcosa come allevando una pianura e probabilmente una montagna. Così dovremmo avere 3, 4, 5, 6, 7 fonti bianche che per 1, 2 e 3 dovrebbero bastare. 1, 2 e 3 considerando che abbiamo Black Lotus. E 7, 8, 9, 10 fonti rosse. Ah, bello, un bel mazzo. È sicuramente un bel mazzo. Tra l'altro, no, non è neanche così ignorantone, perché è abbastanza intelligente da giocare, perché tra tutte quante le interazioni tra Intivora, Ravager, Fable, cioè, vanno un po' pensati i turni. Questo è il senso. Non è slammo, 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 haha, ho vinto la partita. Questo è il mazzo, giusto? Siete d'accordo con la mana base? O mi sto perdendo qualcosa? Che voi sappiate. Fareste qualcosa di diverso sulla mana base? Togliereste una pianura? 3 pianure sono un po' tantine, a dire la verità. Però, voglio dire, 7, 8, 9, 10 fonti rosse dovrebbero bastare. Che diavolo, non credo di volere un'altra tratappata. C'è già Elegant Parlor. Non voglio un'altra tratappata. Cioè, che entra tappata è per forza, no? Secret Fungi è la trattappata. Mono rosso, no, ma il rosso non è stupido di per sé come colore, eh? Cioè, non facciamo discriminazione tra i colori di Magic. Anzi, tante volte può essere... Io ritengo molto più una sola fetch per il bianco, solo Wooded Foothills, abbiamo una sola fetch. Pianura non mi serve, pianure basiche in generale non mi servono pianure basiche, no, non mi servono le pianure basiche. Comunque queste carte le devo castare. Forse possiamo levare una pianura e mettere una montagna. 2 pianure is fine. Vabbè, 2 pianure is fine mi hai convinto. Così mi hai convinto. 2, 3, 4, 5, 6 fonti bianche più Black Lotus. Ci terrei a Gianni a farlo relativamente presto.
Però dovremmo riuscire a trovare il mana bianco, insomma, con 6 fonti. 2 piane, va bene, 2 pianure mi avete convinto. No, non penso di volere Jettimer Garden o Savai Triumph. Non voglio un'altra Tapland e non voglio Temple Garden. Temple Garden, lo ripeto ancora una volta, è una pianura che può essere presa da Wooded Foothills. Ma in realtà abbiamo già Sacred Fungi, quindi non ha alcun senso. No, questo è il mazzo, giochiamo ragazzi, su. Come on, come on, come on, non c'è molto da ragionare. Questo era il mazzo, Rosso era palesemente aperto, prima busta, in seconda... No, sono abbastanza heavy di rosso, il mazzo è praticamente monorosso, giochiamo 3 carte bianche. Rosso era palesemente aperto, solo che in seconda busta si è chiuso e ci hanno tolto qualcosa, però andrà bene lo stesso. Max 2 pips, sì, però fai doppia spell, abbastanza spesso. You go first, keep. Sta mano non è eccelsa, però è una mano di Magic. Giochiamo Monastera con il set symbol del preservativo. Facciamo un danno all'avversario. L'avversario fa Wooded Futius, Vicious Bubble e il Mirror. E mi guarda. Va bene, mi hai guardato. E metto Garden. Sì, ma poi mi faccio danni. Comunque potremmo trovare fare contro dei mazzi aggro, per cui non sarei contentissimo. Non credo sia arrivato il momento di svastare. Credo che ci limitiamo a fare Pirate Spellbomb. Due danni a me, va bene. Cioè 2 danni a me, 2 danni a Monastra, va bene. L'hai scioccata. Hai fatto a holy hit. Letteralmente il mirror. Elegant Parlor. Passo. Fear of Missing Out. Va bene come carta. Va tutto sommato bene. Più che altro perché posso cantrepparmi questa Embereth Shieldbreaker che non farà granché. Ah, è blu-rosso. Ragavan. No. Che busta. Puniti da aver fatto Elegant Parlor e l'avversario non ha... No, non ha target per Wasteland. Però noi troviamo a Gianni, il che tipo è fantastico. Il che tipo è fantastico. Quindi possiamo fare Wasteland a Gianni passo. E l'avversario non può attaccare con Ragavan. E se l'avversario va a fare... Ah, tra l'altro c'è Pirate Spellbomb per terra, quindi l'avversario a prescindere non può fare rimozione su Gianni. Penso che sappia giocare a Magic. Non possiamo fare Embereth Shieldbreaker sul tesoro. Potremmo farlo, però l'avversario poi risposta lo spacca e perdiamo il target. E quindi non abbiamo più la 2-1. È un po' stupida come proposizione. Fortuna ho whiffato. No, ho whiffato. Ho trovato Fear of Missing Out che avevo messo in cima perché la volevo castare. Cioè, attivamente volevo Fear of Missing Out. Ah, hai 2 rimozioni? Wow. 2 removal, doppia removal. O forse vuoi che io faccia questo? In realtà potrei anche non flippare a Gianni. No, voglio Ah, ma c'ha un ball sicuramente. Ha un ball sicuramente, giusto? È troppo greedy flippare a Gianni in questo spot. Perché potrebbe essere piuttosto che fa terra, Ragavan, attacco, te, poi bolso a Gianni. Ed è un disastro. Cosa dite? Provate a flipparlo Gianni? Cioè l'avversario è scarso. Ha un bolto, non sa giocare, bel dilemma, bravissimo. E mi hai tolto le parole di bocca, esattamente questo è quello che sto pensando. Ha un bolto, non sa giocare. Oppure semplicemente vuole pushare danni con Ragavan. È greedy, però io sono greedy. Sono una persona greedy. Sì, lo voglio esiliare. Terra, attacco con Ragavan. A fare Ragavan e passa. Opponent. Por favor. Monseñor. Por favor. No. No, non ci troviamo per niente, opponent. No, proprio no. Proprio no, opponent. Proprio... Ma proprio no, opponent. Cioè, no. Ma stava per terra per Spellbomb. Currency Converter. Abbiamo pure trovato il target per Shieldbreaker. E poi concede. Opponent.
opponent. Sì, quindi se vi stavate chiedendo, solo testa, gente. Che ci devo fare, ragazzi? Che ci devo fare? Cambio Blacky Top Decks, cambio Blacky Opponents. Che stavo dicendo? C'è un motivo per cui sono arrivato a 110.000 gemme, no? Continuo a incontrare gli scarsi e vinco, anche se sono scarso, mi basta essere un po' più forte degli scarsi. Esatto, ho ottenuto la risposta alla domanda. L'avversario è scarso oppure ci sta tipo Uberman intriccando? Ma su Arena è difficile che ti Uberman intriccano e in realtà lo faccio apposta a cercare di cadere nelle trappole perché se mi Uberman intriccano io sono contento, alzo le mani, dico bravo, va bene così. Sei stato bravo che mi hai Uberman intreccato. Vabbè, Terra, Grim Lava Mancer, passo. Stamane in realtà non fa granché, quasi che non sbasto appositamente perché mi serve la terra piuttosto. Anche se, anche se, tutti ballano tranne te. Seacrom Coast. Aspetterei ancora a slandare, farei piuttosto un Embrace Shieldbreaker. Does that make any sense? Attacchiamo prima di tutto. Un danno a te. Più che altro perché poi possiamo fare Bombardiers e poi iniziare a svastare. No, mi piace se gli avversari fanno giocate belle. Gli stringo la mano. Però se non fanno giocate belle muoiono. Cioè quello è il senso. Caustic Bronco. Possiamo tradarlo per Broadside Bombardiers. Cioè con Shieldbreaker. That's the point. Non vorrei tradarlo per Grim. Anche se Grim level fodder a Detective Phoenix. Questo Goblin Piker. Questo? Ah, voglio avanzare il board. Voglio avanzare il board. Non sto il secondo turno a non fare niente. Qualcosina la voglio fare. Spesso vedo che fai 3-4 ragionamenti oltre. È la cosa più semplice. Ma 3-4 ragionamenti vanno fatti a prescindere, non si sa mai, capito? Boh, attacchiamo. Vediamo l'avversario che ci racconta. Magari trada Shieldbreaker direttamente. Deve farlo. È corretto bloccare, bravo, è corretto perché mi leva la scelta. Io adesso non posso sparare Bombardiers, non posso sparare Shieldbreakers. Cioè, non posso, che ne so, sparare Grim su Castic Bronco e pushare 2 danni con Shieldbreaker. Quindi è corretto. 2 danni a te. Go. Se scrivo si slanda. Sì, ma vorrei quantomeno fare i Bombardiers prima. Adesso lo slanderò. Vindicate. Però è fodder per Grim, quindi non è il peggio. Season Pyro, fantastico. Season Pyro che scarta probabilmente Get Lost e Detective Phoenix. E troviamo purtroppo per noi un gran mucchio di nulla. Tengo Grim in difesa? No. No, perché il cimitero lo utilizzerò per fare escape di Detective Phoenix. Sì, un po' awkward questa Wasteland, lo riconosco, però purtroppo qualcosina dovevamo inventarci, è tra tappata e pa. Adesso faremo Wasteland. Quindi my turn. Quella pianura che abbiamo levato, ragazzi. Abbiamo trovato 4 montagne di fila, non riusciamo a castrare Gianni, avremmo vinto. Letteralmente castiamo a Gianni, vinciamo. Sparo con Grim, flippo, 4 danni a Preacher e è finita la partita. Troviamo la quarta montagna, è veramente sfortunata come cosa. Cioè, non posso. Non posso sottostimare quanto sia sfortunata. Ah, in realtà Wasteland da. Wasteland da delirio, però. Quindi in realtà andrà bene lo stesso. Islanda. Penso Creeping Tarpit. E poi si fa Unholy Heat qui sopra. E poi credo che si attacchi con tutto piuttosto che attivare Grim. Questi sono. Ho capito, opponent. Si gioca a Magic qui. Detective Phoenix deve levare 6 di Converted Mana Cost, quindi dovrei levare tipo creatura e instant e lascio solo Get Lost e Wasteland. Che in realtà potrebbe starci, comunque sia mi resta un fodder per Grim Lavamancer. Preacher carta di Magic. Yes, yes indeed. Potrei quasi dare volare una 1-1 volendo, in realtà. Piuttosto che Season Pyro. Leviamo, abbiamo detto 1, 2 e 3. Yes, Summit 6. Danni a te, vai.
E mo si deve inventare qualcosa di bello. Terra la facciamo perché la quinta fonte di mana ci fa fare due pedozze con Season Pyro. Non è ancora finito il game, eh. Terra. Può fare Vratta, volendo. Vratta è un po' un problema. Wrath of God. Oppure concede. Oppure, as a matter of fact, il game era finito. Non è finito il game finché non è finito. Bel game, bel game. Va bene, va bene, va bene. La persona sta giocando Esper cose. Esper midrange. Espertone. Si scava, si scava. Let's go, let's go, let's go. 2-0, 2-0 con... non dite, draftato Boros. Non è Boros, ok? Questo mazzo non è Boros. È mono rosso. E Ajani. È mono rosso più guest star, special guest Ajani. Ah, Slandata è stata efficace, assolutamente sì. Absolutely yes. Per qualche strano motivo non stavo pensando al fatto che Wasteland facesse delirio. Più che altro perché ho giocato... Cioè, pensate a tutto quanto il ragionamento astruso di brain fart mentale. Ho giocato così tanto Age of Eternities, per cui... come si chiama? Warp, Void... non triggera con le terre, quindi per qualche strano motivo adesso, cioè, tipo, le terre triggerano push ma non void e quindi con la terra non faceva delirio, cose strane. Vabbè, comunque sia. Tornando a noi, sta mano si chippa, che fa? Ravager di prima e poi? Forse Loto me lo tengo per fare i confluence. Edge, best format ever. No, si chippa. No, no, sta mano si chippa. Punto. Non stavo riflettendo su chippare o meno. Stavo pensando cosa fare. Montagna, Unholy Heat, passo. Non so se voglio fare Ravager di primo. Non so se voglio spendere Loto di primo così. Forse sì lo stesso. Solo che Ravager il turno dopo mi scarta l'intera mano. Mi scarta Fire Confluence, mi scarta Flame Slash, a meno che la persona non trovi il target. Insomma, non è il massimo, questo è il senso. Io direi di fare montagna, hit, passo. Perché non si sa mai, non si sa mai. Magari Loto mi serve. Non lo casto neanche. Cosa lo casto a fare che la persona non lo spacca? Tengo Loto in mano. Slorollo Loto. Fanatico Vronas è una bella carta. Fury. Potremmo fare Fury volendo. Che mi sa che è quello che finirò a fare. Terra, Loto, Fury. Ti spacco, Fanatico Vronas. Fury a mano. Mettiamo una 3-3. No. Una 3-3 double strike. Go. Adesso castiamo Agni e Ravager. Oh, now is the time. Anche perché possiamo trovare un modo per scartarlo somehow. Nissa Resurgent Animist. Oppure... Potremmo anche flippare a Gianni, però poi non leviamo Nissa, il che mi dispiace un po'. Quindi piuttosto faremo sicuramente d'attacco. Poco ma sicuro. 6 danni a te. S'il vous plaît. Ok. E fare i confluence, tra l'altro, sono altri 6 danni, quindi non ci tengo a fare Ravager, se no mi scarta fare i confluence, che davvero mi serve per chiudere l'avversario. Nissa la dobbiamo levare. Sto pensando se fare Gianni, Flame Slash, flippare a Gianni e fare una 2-1, sparare due danni all'avversario, poi lasciamo Nissa su campo di battaglia. Mi sembra un po' ingenuo, probabilmente. Avremmo a Gianni, però poi se l'avversario fa una rimozione sulla 2-1, poi attacca Gianni con Nissa, me la leva, un po'... E sto pensando se non rispettarla, solo che il problema è, dopo che... Sicuramente non è Ravager passo, ok? Perché sennò mi scarta fare Confluence e non ha senso. Sicuramente dobbiamo castare a Gianni, ok? Questo è poco ma sicuro. E dobbiamo farci due danni di Secret Foundry. Adesso il dubbio, perché io sto facendo tutti quanti questi ragionamenti dentro di me mentre vi parlo, solo che siccome non esplicito le cose, questa cosa non è chiara, che il dubbio non è se giocare a Gianni o altre cose o meno, il dubbio è dove fare Flame Slash. Ok? Perché se faccio Flame Slash qui e flippo a Gianni in realtà, facendo solo i due danni, non posso levare Nissa e Nissa può attaccare a Gianni, quindi è un po' dubbia come mossa. Tuttavia, se faccio Flame Slash su Nissa, poi a Gianni può darsi che non lo flippo più. Però dobbiamo rispettare Nissa. Perché Nissa se l'avversario fa fetch è probabilmente uno dei pochi modi in cui può tornare in gioco. Quindi se ha qualcosa, natural order. Se si limita a fare fanatico Ronald va bene. Così muore e basta. Con fare Confluence muore ancora prima. Con fare Confluence riusciamo a levargli... Fare Confluence flippa Gianni, perché fa un danno a each creature. Ah, il turno è questo. Guardate. Questo è bellissimo come giocata, prendete nota. Ok? Questo tipo costringe quasi al ciamblocco l'avversario.
ed è un danno a tutte le creature e 4 danni all'avversario. Ajani flippa, yes. Ajani fa 0, 2 danni all'avversario e attacco con Fury e l'avversario deve bloccare. Non è impossibile da trovare come giocata, però comunque sia una bella giocata. Terra, Elspeth Stormslayer, non penso che basti. Perché fa 2 pipozzi e poi basta. Può spaccare i Fury, ma penso che muore e basta se spacca Fury. Fa 2 pipozzi. Come vinciamo? Elegant Parlor sicuramente come prima cosa. E troviamo Wooded Foothills, lo possiamo mandare al cimitero. Se facciamo Ravager, Ajani fa 4 danni. E non riusciamo a levare Elspettona. Elspettona in realtà un po' s'accolla. L'Espettona, se c'era un modo per far tornare l'avversario in partita era esattamente l'Espettona. Possiamo mai fare danni ad Elspeth? Mandarla a 4? Attacchiamo, l'avversario fa blocco, però prima di tutto devo fare 0 di Ajani. Penso che 4 danni li facciamo a lui. Abbiamo Bolt? No. Non abbiamo troppi altri danni diretti. Abbiamo Pirate Spellbomb. Risposta da Gianni, vediamo quale sarà. Vabbè, credo che il turno sia esattamente questo. Ravager, 0 di Ajani, 4 danni a te e ti attacco e accetto il trade della 2-1. La persona fa champ trade, resta qua il spezzo su campo di battaglia, vediamo cosa ci fa. Anche perché oltre a rispondere a Gianni deve rispondere anche a Agnes Ravager, non è così scontato. Vediamo pure concedere. Ajani, such a broken card. È facile affarmare le win con... L'avversario ha fatto pure una bella partenza, eh. Oh, l'avversario ha fatto drop a 1, drop a 2. Nissa, Eternalize di Fanatic of Ronas ed Elspeth. Non ha missato un pezzo. Vabbè, noi abbiamo fatto Black Lotus, però. Abbiamo rampato una Fury di Black Lotus, quindi mi sembra leggermente unfair come cosa. Quindi ci può stare. L'avversario ha fatto curva perfetta, però. Forse sto mazzo è forte. Forse il mazzo Ajani Bombardiers Black Lotus forse è leggermente forte. Fosi. Who's Fosi? Gli avevo rimosso anche la voglia di vivere. Povero avversario. Povero opponent. Povero opponent. Ah. Lì è maleducato. Se mi fanno draftare questi mazzi. Considera che questo mazzo l'abbiamo fatto con 2 buste. Perché nella seconda ci hanno passato tipo... No, in realtà la seconda busta ci ha dato a Gianni. Però è tipo a Gianni e basta. Che tutto sommato lo farei. Cioè se mi dicessero guarda stai facendo Boros, però ti diamo 2 buste, dalla terza di solo a Gianni e basta. Io direi... Cioè... That's fair to me. Questa mano non fa granché, però la chippiamo lo stesso perché... Ce la sentiamo calla. Palude, passo. Elegant Parlor, passo. Flame Slash potrà servire a qualcosa. Flame Slash prima o poi. Ah, Bombardiere tra l'altro flippa Gianni. Oh, and by the way. Motivo per cui facciamo sempre a Gianni adesso. Se mi vuoi spaccare a Gianni, spaccami a Gianni. Mi restano 2-1 sul campo di battaglia. Considerate questo, se l'avversario fa un drop a 3 ha perso. Oppure concede direttamente. C'è good vibe, c'è good vibe. Cioè, allora, Powered Cube, terra di secondo a Gianni, concede the game. Ok? Immaginate negli scacchi io faccio regina H5, concedo. No, non posso battere The Fried Leader. Basta, andiamo alla prossima. Why? Opponent! Speedrun. Run più schillata di sempre. Stiamo ancora solo sul 4-0, ragazzi, eh? Non è finita. Tante cose possono succedere ancora, eh? Possiamo anche incontrare mazzi fenomenali. Prima o poi ci faranno anche gli avversari, i Black Lotus, a noi. Non è detto che i Black Lotus li facciamo solamente noi. Siamo arrivati a Platinum, adesso incontriamo i Diamond. Quindi, more than 60 is fine. Abbiamo trovato il giocatore di Orion.
E Hugo First, si hippa sempre questa mano, no? Abbiamo la carta meno forte, quote unquote. Ah, c'è Lutri. Adesso mi sento sotto un treno. Però basta una terrina. Riveliamo pure Fury all'avversario. È tutto un problema, è tutto un problema. Però abbiamo Bombardiers più Fury come combo. Johnny Combo Player. Dai, facciamo così. Tu fai una terra tappata. Io trovo Wasteland. Le Camparlo andrà bene lo stesso. Io trovo Wasteland, ti svasto e tu concedi. A Gianni. A Gianni, you say. Lo chippiamo a Gianni. Certo che chippiamo a Gianni. Facciamo, non chippiamo a Gianni. What? In questa economia. Library of Alexandria. Però deve avere una risposta. Posso flippare a Gianni con Fury, ma credo che sia una losing proposition. Del resto fare Bombardiers è anche una losing proposition, però l'avversario comunque sia deve trovare una risposta ai Bombardiers. Non voglio fare a Gianni, non voglio fare Detective Phoenix. È un po' uno spiù fare Bombardiers attacco passo. Sì, la giocata safe è fare Fenice attacco. Il problema di fare Fenice attacco è che è una giocata veramente lenta. Veramente lenta. Però giustamente poi hai ragione, la persona può magari spendersi Spellbomb su Fenice. Ma il problema è che con questa mano facciamo veramente difficoltà a battere la Battle of Alexandria. Questo è il grande problema. Dovremmo flippare a Gianni, ma per il momento non possiamo permettercelo. Potremmo flipparlo con Grim, se facciamo pitch di Fury su qualcosa. Purtroppo dobbiamo fare Fenice attacco, ma un turno orrendo. Puoi dire che va fatta a Gianni, ma poi a Gianni me lo spacca con Pirate Spell. Il problema è Pirate Spellbomb rivelata. Quindi a Gianni ci terrei davvero a flipparlo perché mi sembra tipo probabilmente l'unico modo per vincere un game contro la Battle of Alexandria in questo spot. Terra, ok. Non ha il rosso però e non può spaccare per Spamble, sennò va a 8 carte in mano e quindi non puoi più pescare con Library. Quindi il sequence incorretto è pesco con Library, Talisman of Indulgence per fare il rosso e poi spacco Pirate Spellbomb su Detective Phoenix, però nel farlo perdi una vita. Gitaxian Probe. Ottimo, meno male che l'abbiamo messa nel mazzo. Così possiamo osservare WhatsApp. Oh, ma è una mano orrida. Oh, wait! Questa mano non fa niente. Il nulla più totale. Or dunque, il problema è che non posso neanche attaccare con Bombardiers perché ha Pirate Spellbomb. Credo che il turno sia ti attacco e quasi che faccio fare i Confluence. Ti spacco Talisman 4 danni alla faccia. Poi però non ho più pitch su Fury, però Fury la posso hardcastare. Mando una carta al cimitero per Grimlava Mancer. Leviamo Talismano. Potrebbe avere un senso, li levi tra le altre cose il mana rosso. Gli direi prima di tutto di fare ti attacco. Perché se in realtà se spara finisce, potremmo anche fare bombardieri passo in realtà. Esatto. Potremmo fare bombardiere passo adesso. Il super awkward bombardiere passo. Perché non è scontato che l'avversario abbia una rimozione, eh. Ha 2 pescate garantito, però non è scontato che ce l'abbia. Più che altro per occupare il mana, se no non occupiamo il mana, il che mi rende molto triste. E il turno dopo flippiamo Gianni. Perché se faccio Confluence, è vero che mando l'avversario a 10, gli spacco talismano, e non può castrare Saili, ma Saili cade preda di già tutto quello che ho. Perché il mio obiettivo è flippare a Gianni, ok? Se flippa a Gianni mi sento che non posso tipo quasi mai più perdere. Ever in the life. Quindi per quanto possa essere awkward, quantomeno così sto spendendo il mana. Vai. Adesso ha top deccato rimozione, ha top deccato rimozione. Comunque a Gianni lo flippo con Grimlava Mancer, Quindi non è impensabile. Più Grim prima o poi i danni li farà, Se la partita andrà tanto per lunghe. Voglio dire, l'avversario ha solo garbage. Mono garbage. Picchi forte. Nel dubbio. Avrei voluto attaccare pure con i Bombardiers, purtroppo. Sai, lì va bene. Se ha adesso una rimozione del Bombardiers è un po' un problema. Petalo, va bene. Ma magari si limita semplicemente a fare Thunder Tap Trainer con questi 2 mana. Dai, non mi dire che hai trovato rimozione del Bombardiere, dai.
passa e basta. Black Lotus. Black Lotus è una signora carta. E la castremo prima di subito. Dopodiché faremo attacco Saili e poi a Gianni, sparo Saili, flip a Gianni, cose. Forse facciamo prima Gianni, no, attacchiamo prima con Bombardiers. Attacco con Bombardiers. Ok, a Gianni. Ti sparo... In realtà posso sparare anche alla faccia volendo. Lucky top deck. Posso anche sparare alla faccia volendo. Della 1-1 non mi interessa granché. Facciamo così. A Gianni si flippa. A Gianni risolve. Facciamo 0. Spariamo 3 danni a Saili. E poi possiamo fare Fire Confluence che fa spacco 2 danni alla faccia. Does that make any sense? Oppure spacco. Ma questo qui in realtà lo posso levare... No, in realtà posso levare altro. Abbiamo pure Fenice tra le altre cose. Possiamo anche fare Fury, ma Fury la vorrei tenere più che altro. Io farei spacco 2 danni alla faccia. Make sense. 2 danni a te. Ah, target artifact. 1 e 2 e 2 danni a te. Vai. Seems like a good... No, c'è mana drain? No, non c'è niente. E vai. Adesso, anche se dovesse fare vratta, lo stesso rifacciamo 2 danni di Grim. E poi facciamo a Gianni, fa il pupazzo. E poi li facciamo Detective Phoenix e attacchiamo con rapidità. Non ne esce mai. Il problema dell'oppo è che non ne esce mai. Ha anche fatto library into nulla, va bene, editto di Shieldred, va bene, l'hai fatto. Dopodiché terra, trainer, ok, resolve, va bene. Si riparte di Fury, sì, se troviamo terra facciamo Fury. Terra o il pitch rosso. Abbiamo tipo vinto? Sì, abbiamo vinto, abbiamo Stone Cold vinto. Motivo per cui, per giocare attorno a questa cosa, adesso faremo Grim che non spara la faccia ma spara Thunder Trap Trainer. Per quanto possa sembrarvi strano, perché il senso è questo. Mi sto levando delirio, ma non dovrebbe essere rilevante. Se troviamo il pitch rosso per Fury, esatto, così vinciamo on the spot. E per vincere on the spot sarebbe essenzialmente l'avversario sta a 8, Fury fa 7 danni, sì, ci basta attaccare con questo e questo. L'avversario trada la 2-1 è completamente irrilevante. E voi direte, ma perché lo stai facendo? Però dobbiamo andare in full control, però, Se non andiamo in full control è un problema. Quindi Fury, piccio niente, Fury risolve. Trigger, submit 0. In risposta te lo sparo alla faccia. In risposta Grim Lavamancer su di te, esiliando 1 e 2, doesn't really matter. GG opponent, a meno che non ha nice deck, nice. This town is big enough for the both of us. Opponent, finita la partita, lo sai, sì? Do you know the game has ended, opponent? No, adesso deve stare qui a osservarci per 30 secondi. Non è possibile, ho draftato Lutri, Lebron Alexandra e ho perso questo game, com'è possibile? Ah, sono un giocatore fortissimo. Ho draftato Esper nulla. Questo è letteralmente Esper nulla. vedo delle bellissime terre di Dominare United e di... No, non di Dominare United. Dov'era la terra di Dominare United? Ah, eccola qua, la palude di Seth McKinnon, le isole di Coria, pianure, insomma, pianure del box set, però di set vari, perché gli piacciono in qualche modo. Ma il mazzo essenzialmente cosa faceva? Rampava into cosa? Diciamogli, there's a hole in your plan. Ha il puzzo dentro di sé, no, veramente una persona che puzza. More than 60 is fine, this is not fine. Opponent. You fell victim to one of the classic blunders, ovvero sei caduto preda di Black Loto bombardieri a Gianni Fury.
Tipo sono le 4 carte più forti nell'intera color pair di Boros. Ah, quando abbiamo fatto Terra Grim l'avversario stava tipo a fare Terra Grim, un avversario scarso che gioca Grim Lavamancer nel 2026, una carta di ben 26 anni fa. Ah, ma sai che esiste il Power Creep a Magic? Esattamente quello che ha pensato l'avversario. Oh, è morto. Oh, a posto. Ciao. Ciao. Vadi a giocare da un'altra parte. Va bene, va bene, va bene. Dai, vediamo se riusciamo a finire questa speedrun. Ma il mazzo è così busted che penso che... Fino ad un certo punto arrivano i demeriti degli avversari, poi a un certo punto iniziano anche i meriti del mazzo stesso. Voglio dire, se continuiamo a flippare a Gianni ogni singolo game. Questo è probabilmente il miglior mazzo a Gianni che può essere montato in Cube, perché ha letteralmente mono carte rosse, quindi a Gianni fa sempre danni, fisso, garantito, non giochiamo una carta bianca, non giochiamo un permanente bianco nell'intero mazzo, mi sa solo Sage of the Skies. E abbiamo infiniti modi per flipparlo, perché abbiamo Bombardiere, Scream Lavamancer, hanno Holy Heat, Pirate Spellbomb, mono modi per flippare a Gianni. Quindi questo qui è letteralmente la Gianni più forte che voi possiate osservare in Cube. Questo è il mazzo a Gianni perfetto. Ci manca solo Goblin Bombardment, esatto. Che non sarebbe manco tutto sto granché, però in questo mazzo specificatamente. Non sarebbe tutto quanto sto granché, però sicuramente contribuirebbe, anche perché non andiamo così tanto wide. Letteralmente monobotti a Gianni. Questo è the best a Gianni deck. Ordunque. Ordunque. Keep. E di primo facciamo terra tappata o flame slash a seconda di quello che... A seconda di quello che ci propone l'avversario, ma penso proprio che la scelta sia abbastanza chiara e palese. Questo ci deve lasciare. Vedo bene che questo Ragavan ci deve lasciare. Passo. Aspettiamo a fare probe. Non abbiamo ancora tutta sta fretta di fare probe. Ciao Proma, benvenuto. Ma come LED? What? Ma come LED? Da dove è uscito quel LED? In che senso? Channeler LED. Terra Ragavan, Terra Darcy LED. Allora, qui è dove per prima cosa facciamo probe. Perché voglio dare un'occhiata a questa follia completa. Cut down Colagan Command. Che schifo. Se l'avversario non trova il mana nero, non può rimuovere Ajani. Il turno dopo come... No! Probe lo potevamo tenere per Sage, ma Sage l'abbiamo appena pescato. Quindi non potevo avere questo livello di tunnel visioning. Potremmo fare Embereth Shipbreaker su LED, ma non credo che LED sia così rilevante in questo spot. L'avversario ha letteralmente darsi e basta. Potremmo fare Ivora per fare i Blood e cantrippare cose? Oppure a Gianni. Se faccio a Gianni l'avversario non può attaccare, però poi me lo può rimuovere se top decka. A Fonteniere, il che mi dispiacerebbe un po'. Quindi potenzialmente mi sa che mi limiterò a fare Terrivora a passo. Se lo rolliamo a Gianni per il momento. Sì, non posso lamentarmi sinceramente con questo mazzo, però se c'è una cosa... No, non ci dà fastidio darsi. Lelia è forte però. Lelia è probabilmente una delle pescate migliori che poteva fare in questo spot. E quindi prendiamo questi danni, però adesso quantomeno possiamo fare a Gianni. Monastra purtroppo non fa niente in questo spot. Ivora deve attaccare. Il turno dopo Monastra ci può fare doppio Sage of the Skies, quantomeno. Comunque se il turno è fare a Gianni, passo. E sperare che l'avversario non trovi una rimozione per... Non trovi il mana nero, essenzialmente, questo è il senso. Ivora attacca sempre. Non tradare darsi. Perché sono greedy. La risposta è letteralmente perché sono greedy. In realtà adesso avremmo dovuto tenere Ivora in difesa per bloccare Darcy e saccare il Blood. Però sono ancora più greedy perché voglio piuttosto fare Scry con Elegant Parlor. Wasteland non fa assolutamente niente. A Gianni passo. Oh, se l'avversario top deck ha l'Alien, tu Fontenera per rimozione per Gianni, perdiamo e basta. Non possiamo farci niente. Muriamo. Un po' greedy, un po' greedy. Però così va bene. Non ha trovato la Fontenera. Blocco. Flippo a Gianni. Il turno dopo dovrebbe crepare l'Elia.
Se non trova Fonte Nera con Nia. Adesso fa Nia. Trova Flame Slash, che è una buona carta in questo spot. Non mi fa levare il pezzo di... Non mi fa levare l'Elia. Scarta Tozzies. Va bene. Or dunque, stappiamo Sacred Fungi. Quindi Foothills, Feccio. Potremmo anche fare Shieldbreaker su Lions and Diamond, ma preferisco mettere un pezzo per terra, quindi Monastra, Sage of the Skies. Purtroppo non possiamo levare l'Elia, ma questi dovrebbero essere abbastanza pezzi da riuscire più o meno a gestire il board. Levo darsi passo. Go. E vediamo se ha trovato il nero. Ha trovato il nero, ok. Quindi l'avversario ha cut down in mano. Quindi non posso fare blocchi multipli su... In realtà, no, non posso fare blocchi multipli sull'Elia. Non posso levare l'Elia in nessun modo. L'Elia è un problema allucinante. Trovo montagna che non se ne fa niente. Ci unblocchiamo. A questo punto penso con Monastra. Oh, Season Pyro è una bellissima pescata in questo spot. Season Pyro leva l'Elia? Sono due, no, ci manca ancora un pezzo purtroppo. Season Pyro, se mi svuoto completamente la mano, posso pescare doppio, che è esattamente quello che farò. Stava molto bene. Purtroppo facciamo molta difficoltà adesso a levarla. Anche perché adesso va sotto, non va più sotto Unholy Hit. Quindi quello che ci limiteremo a fare è probabilmente ti spacco LED. Mi serve più la 2-1 oppure spaccarli LED? LED a cosa gli serve? A cosa gli potrà servire in futuro? Se ho messo LED a qualcosa gli servirà, ma forse a Breach. A Breach nel mazzo l'avversario, perché sennò non giocava LED. Io cosa voglio fare? Forse lo gioco come una 2-1. Forse è meglio come una 2-1, non c'è un blocco in più. È una creatura in più, chi se ne frega di LED. Questo, questo, questo. E flippare Nia, però si deve levare le carte da mano, fa una 4-4. Quindi adesso spacchiamo Nia. Così ci togliamo qualsiasi considerazione. E attacco. Voglio dire, così la stiamo... La stiamo outgrindando l'Elia. Anzi, as a matter of fact, adesso possiamo bloccare con Season Pyro volendo. E poi fare altri due cozzi e così lo leviamo già. Più oggi abbiamo un Holy Hit. Cosa ci manca per fare delirio? Creatura, creatura, terra, source, ci manca un instant o un artefatto. Che possiamo scartare con il Blood. Vabbè, l'avversario si riprende Nia, coccola con Command. E poi la casta, però poi la posso levare con Gianni. Ho trovato un'altra palude. Perché gli serve il doppio nero? Perché non fa montagna piuttosto? Opponent? Vabbè, Gianni sta completamente dominando questo game comunque. C'è assolutamente da dire questa cosa. Fa Overlord of the Balemark. Ma quello muore di Ajani, non è un problema. Ah, praticamente prende Bombardiers e ha macinato sia Tendrils che Underworld Breach. Fantastico. E passa, no, non puoi castare i Bombardiers. Noi troviamo terra, non ce ne facciamo granché. Vabbè, lei la leviamo con Unholy Hit, non è un problema. Adesso semplicemente ci limitiamo a spaccare Overlord. Ah, però dobbiamo lasciare i pezzi di difesa per i Bombardiers. Facciamo due pozzi con Season Pyro, li facciamo a velocità instant. O forse piuttosto ci mettiamo... Leviamo tutto? No, purtroppo non riusciamo a levare tutto. Perché non abbiamo Delirium per Unholy Hit. Abbiamo solo creatura, terra e sorcery. Ci manca un pezzo. Potremmo metterci a cantrippare Inti. Inti con i Blood è fortissimo. Inti con i Blood è fortissimo. Mi sto chiedendo se piuttosto voglio utilizzare il mana per Season Pyro. Per fare due blocchi. Perché facendo due blocchi di Season Pyro posso bloccare i Broadside Bombardiers. Senza alcun problema, essenzialmente. Questo è il senso. Quindi penso che inizierei dal prossimo turno a fare Inti e cose varie. Potremmo fare Inti e scartare questa terra su Inti sulla 2-3 lifelink volendo. Quindi fare una cosa del genere. 0 di Aggiani. 5 danni su Overlord. Inti. Perché così in realtà se dovessimo trovare... No, lo stesso non riusciamo a trovare niente di profittevole. Quindi attacchiamo tipo solo così. Così dovremmo avere abbastanza pezzi per bloccare Bombardiers. Non male, sì, ci piace abbastanza.
Scartiamo montagna, mettiamo un pallino sulla 2-3, esiliamo qualcosa, un'altra montagna. Ma un'altra montagna va bene lo stesso, non è un problema. Montagna passa. E adesso abbiamo la nostra scelta tra fare hit su Bombardiers o sull'Elia. No, in realtà quello stesso non possiamo levare l'Elia. Non possiamo levare niente. Fa Virtue o Persistence su Inti. Questo è un uso per LED. Ora può usare LED per fare Virtue o Persistence da là, ma è troppo lenta. L'avversario è letteralmente morto il turno dopo. E risolve. Potrei fare hit su Inti, ma poi non ho la rimozione per Brozza e Bombardiers, quindi non ha senso. Lelia attacca, va bene. Esilia Fire Covenant. Letteralmente la migliore carta che poteva trovare in questo spot. Così moriamo. Così potremmo morire. Così potremmo trovare... l'avversario purtroppo ha fatto una serie di top deck clamorosi. Così sei morto, opponent? Credo che ci cantreppiamo Holy Hit. Se troviamo una creatura 1 abbiamo vinto. Oliphant non basta. Potremmo cantrippare Oliphant per levare una terra dal mazzo e poi cantrippare la terra. Il senso è questo, ragazzi. Se troviamo una creatura 1 abbiamo vinto. Se troviamo una creatura rapida abbiamo vinto. Se troviamo un bot abbiamo vinto. Abbiamo tipo mono out. Get lost. Vinto. Esattamente ciò che stavo cercando. È finita la partita. Opponent. Tu passi, non puoi spaccare LED, io faccio Figure of Destiny, tu fai una grandissima figura di merda invece avversario. Good game. Cambio Blacky Top Decks. Perché figura di merda? No, perché era bello dirlo. Perché ha giocato bene l'avversario, perché mi ha fatto sudare sette camicie, perché ho oggettivamente un bel mazzo. Cioè, se levi Breach, Tendrils e LED, in realtà ha un bel mazzo l'avversario. Purtroppo ho provato a fare l'angolo di attacco combo e quindi ci fa godere stasera. Oggi bei game, bei game. Dai, vediamo se riusciamo a fare un bel trofettino. Un bel trofettino. Primo cube trofettino sarebbe pretty good. Ma staremo scoprendo l'acqua calda perché insomma, voglio dire, Gianni non è battibile in Modern, figurati in cube. Stiamo scoprendo l'acqua calda che Boros shockingly è forte, soprattutto quando Boros è aperto. Se l'è giocata, a differenza... Ah, beh, gli altri opponent hanno fatto terra-terra a concedo. Hanno fatto Gianni a... Gli altri Gianni non esistevano. Gli altri avversari non esistevano. 6-0, 6-0. Ci sta, dai. Poteva andare peggio. Ci sta, dai. Il Sinner del Magic italiano è solo fair che faccia 6-0, voglio dire, ragazzi. Non so se siete d'accordo, ma voglio dire. Sono finiti gli avversari, tra le altre cose. Adesso mi devo fare i capelli rossi appositamente, così rimarco, capito? Basta, basta, basta. Sinner per l'accento, ovviamente sono palesemente di Bolzano, Trento. Di dov'è Sinner? Di Bolzano, di Trento, non lo so neanche. Vabbè, comunque sia. Saffron's Panharmonicon. Questo qui sarà l'avversario che avrà il mazzo Uber Omega Busted. You go first. Si può chippare sta mano. E tipo... Però l'alternativa qual è? Ce l'ho incollata alle mani. Dovete tifare per me, non dovete tifare contro di me. Dovete dire, Kami pesca Gianni ogni game, così facciamo 7-0 e saremo contenti. Trento sono italiani. Non lo so, vabbè. Comunque sia, si chippa sta mano sì o no, ragazzi, votate. È un po' bruttina. Abbiamo 3 drop a 3 un po' tristi. Molto tristi.
Però abbiamo Flame Slash, dai. Mull into Ajani. Potrebbe essere una line in questo mazzo. Mull? No, dai, abbiamo Elegant Parlor, dai, troverà... Magari ci abbiamo Ajani in cima. Senza Ajani mai. Magari adesso fa un dorchetto e noi abbiamo Flame Slash per il dorchetto. Magari troviamo Black Lotus e facciamo Sage of the Skies a doppio di secondo. Who knows? Could be anything, could be anything. Magari l'avversario sta giocando Tolaren Academy. Capito? Questi mazzi che se non pescano l'ordine giusto delle carte muoiono da soli. Magari adesso fa un drop a 2 e noi lo spacchiamo con Flame Slash. Magari fa Time Walk. Però, voglio dire, va bene, hai fatto Time Walk di primo, bravo, my hats off to you. Però c'hai dovuto spendere un petalo di loto, cioè non è gratis sto Time Walk, Cioè, è un 2x1 che ti sei fatto. Quindi magari fa una P9 e poi fa un Talisman of Curiosity. L'hai fatto. Però gli sono rimaste 4 carte in mano. Voglio dire. Il maleducato, il male... Però, voglio dire, cioè, se gli avversari si scartano i petali di loto per fare Time Walk di primo, io ci sto. Ma se io scartassi Bombardiers, quanto sono pazzo? Perché ve lo dico, no? Tanto già ne abbiamo fatto un po' di scelte sopra le righe in questa run. Bombardiers è un altro drop a 3, io solo drop a 3. Cioè, per quanto sia ovviamente un drop a 3 molto migliore rispetto agli altri drop a 3 che ho, però è un altro drop a 3. Capito? Cioè, stiamo aggiungendo caramelle quando già siamo pieni di caramelle. Capito? Sì, bravo. Vedi che c'è qualcuno che concorda con me. Non sono l'unico pazzo. No, dai, maestro. È un po' una follia, però secondo me si scartano i Bombardiers qua. E la persona fa what? Terra, Pirate Spellboom passo. Non penso di slorrare Pirate Spellboom per quando farò Siege of the Skies di quarto. Senza Gianni e senza Bombardiers. No, a Gianni magari lo peschiamo il turno dopo. L'avversario basta a me. Me? You're playing Wasteland against me? Mi sa che in risposta dobbiamo pescare una carta, perché sennò non andiamo da nessuna parte a sto giro. Oh, I can Wasteland you. Non fare crogiolo. Green Monolith va bene. Posso trovare quel pagliaccio che spacca gli artefatti? Questo non è quel pagliaccio che spacca gli artefatti. E... non credo che bastare l'avversario abbia alcun senso. Dal momento che ha Green Monolith mana. Quindi io direi di fare montagna go. Un tristissimo montagna go. Con l'intenzione il turno dopo di fare Season Pyro. Ma ovviamente se l'avversario fa un qualsiasi... può fare Ugin adesso. Fury forse può aiutare a levare Ugin. Più che altro adesso l'avversario avrà un counter, giusto? Questo è il problema. Quindi piuttosto magari facciamo Detective Phoenix nel counter dell'avversario. Perché questo mi smella un po' tipo di Mystic Confluence, cose di questo tipo. Sarebbe bellissimo risolvere Season Pyro, ma possiamo anche fare il turno prima. Io direi di fare Detective Phoenix. L'avversario fa risposta. No, niente, non ha fatto niente. 2 danni a te. First Blood is fine. End the turn. Fai una cosa piccola e stupida. Che ne so, ma non lo so. La 1-2 che va a cercare le terre. Come dei Jewel, a saperlo mi sarei tenuto una creatura con haste. Perché adesso se mi rimuove Detective Phoenix è un po' un problema. Oddio, neanche più di tanto, perché possiamo fare Season Pyro, scartare. Se troviamo una qualsiasi fonte rossa del mazzo, possiamo fare Collect Evidence e dare rapidità ad un'altra carta. Credo che se gli rubiamo Coveted Jewel, tipo, vinciamo la partita. I think. Tra l'altro, si è dovuto saccare Green Monolith. L'avversario non fa scelte poco scontate, anche poco intelligenti, a meno che non fa adesso qualcosa di forte. È assolutamente poco crogiolo per Wasteland e poi mi sbasta. Ok, ma lo sapevo che aveva crogiolo. Quando ho visto Wasteland già dentro Blue Verde già sapevo che avrebbe fatto sta cosa. Dobbiamo trovare una terra stappata. Questo... ah no, in realtà abbiamo Coveted Jewel. Che terra stappata dobbiamo trovare? Ma siamo un po' morti opponente. Cioè, no. Non so se te ne sei accorto, ma siamo un po' morti opponente. Tra l'altro è Wasteland, no strip mine, quindi non mi può strippare niente. Abbiamo un'abbondanza di scelte. Che vogliamo fare?
Season Pyro scarto Ange Ravager? No, no, Flood, le terre ci servono. Season Pyro e Siege of the Skies? Inti e poi Season Pyro? No, letteralmente non lo so. Non so neanche cosa scartare del re. Flame Slash. Flame Slash e terra probabilmente. Voglio sia Inti che Ani Ravager. Ma voglio castare Ravager piuttosto. Però Ravager tutto dopo mi scarta la mano, sono un po' triste. Mi scarterebbe sia Fury che Flame Slash. Tanto vale se lo rollarlo. Bisogna uccidere in fretta, su questo sono perfettamente d'accordo. Però questo qui è un mazzo che genera anche value nel frattempo. Ma in realtà ora che l'avversario si è levato Grim Monolith, non è che dobbiamo uccidere così tanto in fretta l'avversario, eh. Io direi Flame Slash a terra. Poi vediamo se saremo puniti di questa cosa. E... Però possiamo flippare il turno dopo a Gianni. Non abbiamo tutta sta fretta di flipparla adesso. Il turno dopo possiamo fare a Gianni Fury a mano. Che mi sa che è esattamente quello che farò. No, secondo me si è setappato per fare delle cose che non sono così forti. Cioè, ora ha bisogno di upheaval. Però per fare upheaval ha bisogno di Loto. Vuol dire, c'è un limite alle cose che può avere. Cioè, non può avere Time Walk Loto. Ah, ok, Channel. Ma gli Eldrazi li hanno tolti. Quindi deve fare Ujin. Ah, Portal to Ferexa. No, Triplicate Titan non basta, opponent. Triplicate Titan fa veramente cagare in questo spot. Se questo è tutto quello che hai, hai perso. Channel, bella, bellissima carta, per amor del cielo. Dopodiché, l'idea rapidità? Che fai con 3 mana? Ah, fa una copia. Ma hai perso lo stesso, opponent. Non lo so perché hanno levato gli Eldrazi, perché davvero gli faceva schifo che Channel fosse una carta forte. Fury. Fury fa 4 danni, li fa tutti a sto gatto. Proprio lo odio così tanto sto gatto che vuole proprio che scatta. Deve proprio scattare. A Gianni si flippa. Belli sti triplicate Titan. Wow, voglio bello sto Rolex. A Gianni si flippa. Fa 0. Fa 7 danni all'avversario. Good game. Time Walk, Channel, Wasteland, Crucible of Wars. Ma vattene a quel paese, vai. Basta una Gianni alla faccia, avete perso la partita. Non ha un brutto mazzo l'avversario. Run onesta. Questa run la dedico a tutti quanti i detrattori. Anche ai trattori, ma soprattutto ai detrattori. Ma non ha già, non ha già. Dove ti presenti? Dove vai? Flawless victory. Let's go, let's go. Diamo un attimo un'occhiata a questo mazzo. La giocata di Jewel, esatto, la giocata di Jewel era assolutamente incomprensibile. L'avversario ha fatto seppuku e ha praticamente concesso la partita. Ci siamo potuti permettere di non fare assolutamente niente per i primi 3 turni. Cioè, la nostra prima giocata è stata Detective Phoenix di quarto perché ci ha fatto Wasteland. Comunque, al netto di tutto, Black Lotus neanche ci abbiamo fatto così tanto. Abbiamo vinto una partita perché abbiamo fatto Black Lotus Fury. E poi per il resto non è che abbiamo accelerato così tanto con Black Lotus, eh. Poi per il resto, vabbè, a Gianni santificato. Cioè, a Gianni meglio di Black Lotus. Letteralmente, in questo mazzo, a Gianni è meglio di Black Lotus. Scrivetevelo, mandate la letterina da Fore. Da Fore, adesso prendo a Gianni sopra Black Lotus, prendo Arid Mesa sopra Black Lotus, mandategli la letterina. Ditele anche quell'imbecille di Kami ha detto che prenderebbe una carta sopra Black Lotus. Ah, non sei l'unico pazzo, ci sono altri pazzi in giro. Non abbiamo visto in gioco Fear of Missing Out perché purtroppo quel babbano ce l'ha rubato con Ragavan. Fury anche è stata fortissima. Fable mai castata, o sbaglio? Però abbiamo castato Season Pyro. Non abbiamo mai castato Screaming Nemesis. In effetti ci sono delle carte che non abbiamo mai visto e delle carte che abbiamo visto sempre. Quindi non si è capito molto bene questo mazzo. Comunque, in ogni caso, come di rito, dobbiamo fare gli screen. Perché chiaramente dobbiamo mandare gli screen sui trophy deck della Telegram. E se non vi siete ancora aggiunti alla Telegram, aggiungetevi subito, visto che siamo arrivati ormai siamo arrivati in 350 ragazzi. Cioè, non so se mi spiego. 350 ragazzi. Oh, ragazzuoli. Oh, iscrivetevi, fate un salto su sta Telegram. Pubblicate anche voi i vostri mazzi vincenti.
In ogni caso, facciamo done, facciamo claim, prendiamo le nostre... Quante gemme si vincono? 2200 e pacchetti vari. E pacchetti vari... Ah, i 3 pacchetti buffi. E che facciamo? Non li sbustiamo i pacchetti buffi. Andiamo subito, vediamo se abbiamo trovato qualcosa e poi andiamo a vedere se hanno aggiunto qualcosa alle carte craftabili, perché ancora non lo so, lo dobbiamo scoprire. Bitter Revelation, Krenko, Glimmerlance e quella cosa. Whatever the thing is. Streets of New Capenna, l'unico set che non ho draftato di Magic. Coalition Relic e Deputy of Detention. Ah, mi ricordo quando questa carta la giocavo in Modern, la giocavo. Sphere of Detention, ma power creepata perché la puoi prendere di Court of Calling. Fantastica. Che bei sogni lucidi. E dopodiché, nell'ultima busta, apriremo niente po' di meno che un'altra Coalition Relic. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Non si è perso niente, non si è perso niente. Va bene ragazzuoli, andiamo a nanna così domani siamo belli carichi e ridraftiamo di nuovo. Spero che ci siate, penso che farò un'altra bella live. Tanto prima di venerdì che parto, penso che domani e dopodomani un altro paio di streamettini insieme ce li possiamo fare. Ci ho detto, vi auguro una buona notte, vi ringrazio di avermi fatto compagnia fino ad adesso e ci rivediamo domani ragazzi, come sempre. C'è sempre un altro giorno, c'è sempre un altro draft, c'è sempre un altro trophy dietro l'angolo, se ci passano Bombardiers come secondo pick e a Gianni in seconda busta, allora la vita sarà fantastica ogni volta. Buonanotte a tutti, Lucky Top Deckers, let's go.